Bene, abbiamo iniziato per Katia. Ciao Monica. Ciao Katia, ciao Lucio, ciao a tutti. 5, 4, 3, 2, 1. Quando la vedi, dimmi come la vedi. Sì, la vedo, si presenta con le sembianze che ha adesso e vedo che si sta accingendo ad avvicinarsi ad una cascata. Ok, ti dà l'autorizzazione, Katia. Sì, lo fa allungando le mani prima verso la cascata. Come a raccogliere l'acqua? Sì, a volersi pulire e allo stesso tempo a trovare una parte nuova di sé con questa pulizia. Ok, Katia è alla sua seconda sessione. La prima l'ha fatta 4-5 mesi fa. Come la vedi? Interferita? Non interferita? Vedo dietro questa immagine che lei mi ha mostrato, che è immersa nella natura, una Mhm. cascata immersa tipo come in una foresta, dietro alla cascata, che proviene da una roccia, nascosta una tigre. Ok, vediamo le entità eteriche che sono tornate. Tigre, Questa. ominoide, basta. Basta. Sì, con le fauci spalancate e Mm. nascosta. Tra l'altro, che ironia, Katia in questo momento indossa un animalier, vabbè, è un ghepardo, beh, una stampa ghepardo, un animalier. Non è una Mm-mm. tigre, ma mi fa ridere questa cosa. Eh, Entità mentali, se ci sono. Me ne dà una che si chiama Corpus. Dunque, allora è un'unica entità, però che per alcuni aspetti è di livello basso, per altri aspetti è di livello più alto, perché riunisce in sé una serie di questioni, di tematiche. Mhm, Il rapporto con il proprio corpo, il rapporto con l'alimentazione, il rapporto con la propria femminilità. mhm. Il rapporto con il proprio aspetto, come lo vede lei e come vorrebbe che gli altri lo vedessero. Che livello? Non è uguale per tutte le tematiche, quindi in un Va range da, che va da ah, 1 a mm. 4. Da 2 a 4? Mm, 2, non ho sentito 2, ok. sì, Tipo, alimentazione? a volte 3, Corpo? 4. Ovviamente tutti questi numeri sono sempre o poco più o poco meno, quindi la povera medium fa sempre un arrotondamento, sempre. Femminilità? 2, 4. Ok. Poi, entità mentali, Questa corpus. Sì. basta. E impianti. Ne vedo uno come se fosse la fede nuziale. È una fede nuziale eterica. Questo è l'unico che vedo. E,
A chi è promessa Katia con questo impianto? Allora, mi fa vedere la zampa della tigre che gli infila l'anello nell'anulare sinistro. Quindi è promessa alla tigre. Mm. Vai all'esatto momento, Monica, in cui Katia si è promessa alla tigre, cioè è stata reinterferita da un'entità, una stupida entità eterica, come il gattino. Io conosco uno che dice gattini, gattini. Mm. Quando? Allora, è come se ci fossero più momenti che hanno dato accesso a questo, non un unico solo momento. Perché comunque la sessione le ha dato una certa forza, una certa protezione, una certa capacità di proteggersi. Però più momenti di debolezza e di caduta delle vibrazioni hanno fatto sì che lei riaprisse le porte a questa tigre seducente. La vedo tipo come se passa in un viale importante, vedo le persone che la guardano con ammirazione, uomini con ammirazione, donne anche con una punta di invidia alcune, e lei che guarda la propria immagine riflessa in una vetrina, ma si vede diversa da come gli altri vedono lei. Questo è un momento che le ha generato un'insicurezza. Come aspetta, come se lei allora, provando sentimenti contrastanti verso il genere maschile. Quindi da un lato il timore di essere più che altro desiderata e non amata. Dall'altro la paura che vedendo questo involucro, bello, 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 gli uomini si aspettino una bellezza che lei ha paura di non avere dentro, e a tratti invece il contrario. Che lei si aspetta una bellezza che questi uomini non hanno dentro. E poi mi fa vedere come il reiterato pensare ad un incontro di quest'uomo che ha incontrato a Barcellona, in verità le ha abbassato le frequenze perché le ha precluso altri incontri, fissandosi tanto su quello di incontro. Quindi il fatto di continuare a ripetere nella mente questi momenti in cui si sono incrociati, vedo che ha fatto cadere così, e mi fa vedere come un tombino. Un tombino, perché? Come se avesse perso di vista la luce fuori e fosse andata di più a vedere dentro questo tombino. Va bene, esiste la fiamma di Katia? Allora, al momento mi dice qualcosa tipo Piave, quindi io la vedo al nord-est. D'Italia. Sì, Ok. È una grezza o è fatta e finita? è una grezza. Mhm.
Vedo intorno a lei proprio una molteplicità di offerte, anche offerte femminili. Cioè lui ha molte pretendenti. No, scusami, per Katia. Ah, Mm. Katia ha diversi pretendenti, anche donne. Beh, non mi sembra molto contenta. Però è così, cosa ti devo dire? Ok, pretendenti, ma non sono fiamme potenziali. Allora, ne vedo, allora, fiamme no, vedo invece un quarto livello, Anima gemella di quarto livello. un po' più grande di lei, più grande, sì. No, aspetta, spiegami, Monica. Un uomo? Sì, questo è un uomo. Quarto livello, ma non nord-est d'Italia. No, Un'altra fiamma grezza. Ok, sì, vicina, più vicina a lei. è più vicina. Più Va vicina bene. tendente alla Liguria, Come? verso la Liguria. Liguria. Quello di Barcellona, che ormai è passato, era una potenziale fiamma o una fiamma o non era nessuno? Però mi viene fuori un triangolo. Cioè non c'erano solo loro due, c'era una terza persona. All'epoca, sì, lei dice di sì. All'epoca Eh, di Barcellona, dice. eh. Cioè un'altra ragazza, Katia? Una tua amica? Ah, ok, era interessata anche a una tua amica? Ah, guarda che ci ho beccato. Io non è che... Sei un po' un piccolo pasticcio, diciamo. Mm. Mm, Mi sì. sembra di capire che sei un piccolo pasticcio. Mm. Uno Qual- specchietto per le allodole, tipo, no? sì, qualcosa di più forse di un'avventura da vacanza che poi non è finita in nulla. Sì. Vabbè. Va bene, la fiamma non è un gioco, la fiamma non è una battuta, la fiamma non è un desiderio per riempire una vita mm, che boh, magari non ci soddisfa appieno. Questo la PS di Katia lo sa? No, No. Bene, come si chiama la PS di Katia? Caprice. E la PE? Taurus. Taurus. Taurus, giusto? Taurus. Ok. Vibrazione di Katia. 41 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 166. PS. 44. Vite precedenti. Mi viene 1502, 12. 1500 512. va bene. Cervello. Quasi 8. 7, 7,9 tendente all'8. 8. Va bene. Nome del, se c'è, progetto. Beh, per forza deve esserci perché c'è una tigre, è un'entità mentale su 3 fronti del progetto che Katia si è rifatta per se stessa. Mi viene solidità. Perché? Dunque, come se mi dà una vita alla ricerca in generale della solidità, solidità economica e adesso vorrebbe una solidità affettiva, ma anche solidità intesa come stabilità con se stessa, perché vedo che ci sono delle fluttuazioni nel rapporto che lei ha con sé. Non sempre armoniosa,
con se stessa e poi di conseguenza non sempre armoniosa con gli altri, anche se ha avuto veramente dei notevoli progressi in questo senso. Ed è come se ci fosse questo tarlo della solidità che la porta però anche ad inciampare, capito? Per ottenere questa solidità. La fa essere un po' un pensiero ossessivo, questa solidità. Ed è come anche se non la facesse mai sentire veramente soddisfatta. Un po' un pensiero ossessivo, un po' un traino. Una normalizzazione, diciamo, della sua vita. Sì. D'altronde lei chiede la fiamma, quindi Sì. in qualche modo. Va bene. Alimentazione. La sua è adatta. Lei è una pesco-vegetariana, cioè mangia pesce, vegetariana che mangia pesce. Lei si giudica molto, vedo. Quindi questa è una delle declinazioni della sua entità corpus, no? È molto esigente, vedo, nei confronti di se stessa. E quindi magari tende a criticare le scelte che fa e come le mette in atto. Come non esserne completamente convinta o soddisfatta. Io vedo che è giusta questa alimentazione per lei e saltuariamente la vedo anche introdurre la carne bianca. Pollo tacchino, ok. Ci sono un po' di domande generiche di Katia. Una è molto generica, anche tanto generica, il cibo più o meno inquinato. So già dirti la risposta, comunque tutto il cibo è inquinato, ce n'è alcuni che sono più inquinati e altri un po' meno. Mi verrebbe da chiederti, Monica, se il pesce che lei assume è inquinato oppure no, visto che il pesce è uno degli alimenti più facilmente inquinabili, anche e soprattutto d'allevamento, e anche il salmone dei fiordi norvegesi, pieno zeppo di mercurio. Allora, la cosa che emerge interessante in tutto questo è che giustamente tu hai rilevato il pesce è inquinato, specialmente quello d'allevamento. Infatti il suggerimento è pesce selvaggio, anche nel caso del salmone, se proprio lei non vuole rinunciare al salmone selvaggio. Ma la cosa interessante è perché la PS le ha fatto fare questa domanda, come a risvegliarle una capacità che lei può iniziare, secondo me ha già un po' iniziato a sviluppare, che è quella, e mi ricollego all'immagine iniziale di lei sotto la cascata di pulizia, di pulire il cibo. Lei è in grado di effettuare una pulizia energetica del cibo e renderlo quindi meno tossico, meno aggressivo per il suo corpo. Io credo che lei un po' ne sia consapevole di questa cosa. Ci ha già pensato. Come? Non ti sento più, Lucio, scusami. Usa l'intento. Allora, l'intento inteso come mente, come partecipazione della mente, sì, ma c'è anche una predisposizione più profonda. Pensa che mi fa vedere una vita precedente in cui lei aveva tanti bambini e vedo che abitava in una zona, insomma, non tanto pulita. Tipo come se fosse l'Inghilterra ai tempi della rivoluzione industriale, no?
c'era molto inquinamento nella zona in cui abitava ed era come se fosse in grado di ripulire questo cibo da somministrare ai suoi bambini. Ed è come se lei Sì, ma come lo attingesse in fa? qualche modo. Mm. Allora, è un intento mentale perché la volontà è io mi nutro di qualcosa che mi fa bene e lo pulisco, ok? Mm. Però io vedo che c'è la partecipazione del suo cuore. Perché nel momento in cui si riconnetta a quella vita si attiva un qualcosa di emotivo molto forte. Lei è molto legata a questi figli e quindi non era solo una cosa di mente, no? Era proprio una cosa di sentimento che la portava a pulire questo cibo. Ed è come se recuperasse quel sentimento lì, che dà ancora più forza al suo intento. Ok, le spezie inducono alla guarigione, possono servire per sistemare questioni fisiche o migliorare la qualità del cibo? Sì, sì, ma lei dunque mi mostra così, adesso poi non so se faccia uso di questo, mi mostra da un piattino con lo zenzero, poi mi sta mostrando la paprika, mi sta mostrando la curcuma e vedo che nel suo caso sono utili effettivamente, sono importanti antinfiammatori per lei e messi all'interno della sua alimentazione in maniera costante hanno veramente dei benefici. Facciamo un elenco di spezie. Allora, per esempio la paprika non l'avrei presa in considerazione. Lo Mhm, zenzero e la curcuma sì. mhm, Adesso mi viene cumino, scusa ma è un'altra spezia che io non uso, non conosco, però mi viene. Il pepe nero. mhm. Sto segnando la ricetta, eh. Poi? Un'altra roba rossa, non so cosa sia. Che Ah, non è paprika. allora sarà la paprika. Allora, poi ce n'è una verde. Quello è un È cumino, mi uno... sa. Ah, no, ma mi dice che è uno degli elementi del curry. Mhm. Poi mi fa vedere anche la noce moscata. Chiaramente queste cose non è che sono valide universalmente, perché poi ciascuno ha bisogno e sintonia con una spezia. Cioè non vedo una ricetta universale. Nel suo caso no, però in alcuni altri mi fa vedere per esempio il prezzemolo. Esatto. Bene, rivediamolo perché lei l'aveva già chiesto. Gli integratori, per anche se è molto generico, gli integratori servono, nel suo caso, le Magnesio, servono, magnesio, sì. magnesio sì. Ma la vitamina C io la vedo a posto dal punto di vista della vitamina C. E mi dice la melatonina per lei, che l'aiuterebbe a dormire meglio, a eh, generare dei sogni che le possono proprio essere utili per la sua crescita. E mi fa vedere appunto a beneficio della ghiandola pineale questa melatonina. Perché poi mi suggerisce anche la melissa, quindi comunque che ha a che vedere con il sonno, con il rilassare i nervi, mi dice. Ok, va bene. Katia ha preso appunti, questi sono consigli un po' per tutti, ma soprattutto per lei, quindi la sua seconda sessione sta già dando eh,
i suoi frutti. Non solo, appunto, fra poco toglieremo quel poco che è tornato, ma ha avuto le sue risposte. Vabbè, poi lei chiede se stiamo andando verso il mondo di Klaus Schwab, se la proprietà privata non ci sarà più per nessuno, se l'Agenda 2030 sarà rispettata, se l'OMS ci fregherà tutti con finte pandemiche, eccetera, 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 eccetera. Nessuno può dare una risposta a questo. Alla data di oggi, tu cosa vedi a questo proposito, Monica? Allora, mi fa vedere questo 8, questo infinito che ruota in tutte le direzioni. Mhm. Me lo fa vedere anche sotto forma un po' di birillo, non so, quei birilli da biliardo, no? Mhm. Me lo fa vedere proprio ruotare nell'asse del tempo e dello spazio, Mhm. proprio ad indicare come davvero il gioco è aperto. Ok. Cioè, con, A proposito di infinito, l'ipnosi esoterica infinitum, di cui siamo i rappresentanti, dà fastidio e mi ricollego molto. all'elicottero militare molto grande che mi è passato sopra la testa oggi 2 volte. Sì, sì. Cosa volevano? Diciamolo in pubblico. Servizi segreti. Sembra che me ne frega. Sono un po' che tallonano questi servizi segreti con varie modalità. Mi tallonano? Mhm. Mm. In che modo? Con che Uh, fine? allora, vedo che c'è anche un tentativo pessimamente riuscito di tirarti verso un'altra direzione. Provare a comprendere qual è la strategia da attuare con te Mhm. affinché tu inizi ad introdurre delle tematiche diverse gradualmente per tirare il tuo pubblico, girarlo dalla loro parte. Cioè, quali tematiche? Allora, mi fa vedere. Allora, dunque, adesso ci sono già dei militari che fanno un po' il muso duro, ecco, tutti questi problemi di connessione, sì, è vero, hai la connessione debole, eccetera, eccetera. Vedo molto però l'interferenza anche dei militari. Mm. La- Chiamiamoli, creiamo il Procile Infinitum. Ci mettiamo dentro tutti questi militari che interferiscono con la mia connessione, tutti quelli che erano nell'elicottero oggi, i suoi comandanti, i loro comandanti, i comandanti dei comandanti, tutta la trafila di soldatini, sì signore. Proprio come se fosse un domino al contrario, no? Dall'ultimo pezzettino che è caduto, che è il più piccolo, al primo. Tutti hanno un mio personale ad eternum nel culo. Ben fatto. A forma di sfera, non di siluro. Se non entra, entra lo stesso. Anche una determina nel motore dell'elicottero. Hanno fatto i loro video, una determinum nei video, che cancella tutto. Dicono che stai toccando argomenti troppo scottanti e d'attualità ultimamente. Quali? Da signore coi servizi segreti? O le Quello, fiamme? Cinivac, fiamme, ehm, la gerarchia. Mhm. Hai svelato delle cose della gerarchia? Quale gerarchia, Eh, scusami? dei livelli di massoneria, di deep state. Hai messo luce su queste cose? Ah, poi quella roba è venuta fuori del gesto del silenzio. Ah, Quella roba lì, no, è un argomento che non dovevi tirar fuori. mhm. A volte fai dei nomi di personaggi chiave, tra cui quello che Quali? fa quel gesto lì, Per cui quello che fa questo gesto. del silenzio? Sì, Ah, Vacchi. sì. Mm. Non dovevo dirlo, l'ho detto. Ops. Vabbè, a tutti una deternum, non me ne frega niente, dai. Tutti una Poi deternum e c'è via. quell'altro progetto pseudo-militare di ipnosi.
coinvolto. Quale? Tu hai capito? No. Ah, sì, sì, sì. Di Accademia, lì, quelli lì. Mm. Mm. Va bene. Una bella sferona di ad eternum nell'ano di tutti questi qua. Elicottero che scoppia. Sono arrivate anche le altre medium, sai? Sì? Stiamo facendo questo lavoro insieme. Bene, chiama anche Klaus Schwab. Grazie a Katia lo chiamiamo. È un altro ad eternum anche lui nel Deretanino, anziano. Tutti i signori dell'OMS, tutto Deep State. Vai. Opla. Vengono anche abitanti di altri pianeti che hanno degli accordi. Mhm. In particolar modo mi fa vedere un pianeta connesso con Schwab. Quale? Non ho idea perché sembra Giove, ma non. L2, 1, 9, non so. Va bene. Ce l'ha? Come lo vedi lui? Lui ha una PS? No, no, minimamente. Neanche tutti i capi di governo che sono arrivati. Ha un DNA totalmente umano? No, vedo molto rettile, mantide. Ha minimamente italiano? Italiano 4% mi viene solo. Se non italiano umano? Umano sì, 4%. Ok. Veramente umano. Va bene. Portale Aureo. No, spiegami un attimo, tutti questi ad eternum se sono andati ai legittimi proprietari. Sì, Sub volte cercano posternum sono. eh, di respingerlo. E poi ho visto che nel momento in cui gli arrivava si comportavano tipo come dei maiali senza però consapevolezza, dei maiali zombie. Maiali animali. Sì, mi vedevo proprio così, rotolarsi nello sterco, mangiare sterco. Vabbè. Apriamo il portale Aureo. Richiamiamo, perché credo che non l'abbiamo fatto, o chiamiamo, tutti i parenti di tutte le generazioni di Katia. E richiamarli serve, l'abbiamo già visto di recente, perché in qualche modo attira i ritardatari, richiama i ritardatari. Ed in particolar modo la cugina di Katia. Cinivaccata twice, 2 volte, che in giovanissima età è mancata da qualche tempo, lasciando 4 figli. Mm. Allora viene la cugina, dietro la cugina una fila di persone e lei si gira e dice loro come me. Cinivaccati e Sì. mancati per i Guarda, Cinivacca. sì, guardando indietro e puntando il braccio e l'indice indietro. Poi con l'altro braccio, aspetta un attimo perché non riesco a capire il braccio destro o il braccio sinistro. Comunque con l'altro braccio invece indica avanti Mhm. e come loro. E Mm. come loro anche me, indicando quelli a venire, i futuri morti per Cinivac.
Ok, iniziamo con la cugina. È morta per il Cinivac? Se sì, in che modo? Mi fa vedere questa seconda dose, tipo che dà una spinta a una sua problematica già esistente. Di che tipo? Mi dice cardiocircolatorio. Ok. Se non si fosse cinivaccata sarebbe naturalmente, in modo naturale, venuta a mancare più o meno a che età? 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100? È morta a 35. Vedete voi. Mi dà un range 68-78. Ok. Gli hanno dimezzato la vita, anche di più. Lì hanno. Finello. Va bene, la vedi come? Tranquilla, confusa, spersa, sulla terra attaccata alla terra, non sulla terra e non attaccata alla terra? Allora, da una parte è dispiaciuta per aver lasciati da soli i figli, dall'altra è come se si sentisse un po' una portavoce, una condottiera di questo esercito di cinivaccati deceduti, già deceduti e di cinivaccati che decederanno. Mhm. La vedo più proiettata in questo ruolo qua, in questo momento. Va bene, la salvatrice del mondo o dei cinivaccati disincarnati va bene fino a un certo punto. Le diamo una Vic, lei deve pensare al suo percorso. Esatto. La prende? Sì, la prende e vedo che mi fa vedere su un'unica linea serpentina, lei più tutti i deceduti già da Cinivac, più i deceduti che arriveranno di qui a poco e nei prossimi anni di Cinivac, che vanno proprio a creare un serpente. E lei che dice: ecco cosa volevano fare, l'hanno fatto, lo stanno facendo. Cioè Mm. riesce a vedere il gioco dell'entità nel creare questa situazione di morte. E vedo Scusa questo Katia, fammi sì, serpente Cobra Armageddon, ti direi. fammi sì o no con la testa, tu non sei cinivaccata. Non sei cinivaccata, ok? Perché sei riuscita con il tuo lavoro. Quindi è possibile. Katia lavora a contatto con il pubblico, non so come abbia fatto, ha trovato un sistema, bla 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 bla. La cugina non so che, per quale, però veramente la domanda è sempre perché? Perché se comunque nessuno ha mai detto che è obbligatorio, nessun organismo ufficiale ha mai detto perché non può essere obbligatorio, e infatti non lo è. Obbligatorio vuol dire che ti arriva una comunicazione e ti dice tu sei, no, hanno detto se vuoi continuare ad alcune categorie non sei obbligato, devi fare per sta cacata, per sicurezza, adesso sono tutti cardiopatici. Mm. Sostanza è questa qua. Mi sono affidata, dice. Va bene. La Vic l'ha presa. Sì. Sì. Messaggio ai figli, che se vuole poi Katia riferirà, se vuole, nelle modalità e nei modi che riterrà più opportuni. Non è che mamma vi vuole meno bene che è andata via. Io vi voglio tanto bene. In fin dei conti l'abbiamo deciso insieme. Un po' difficile da capire adesso per voi, ma l'abbiamo deciso insieme. Io che me ne andavo via presto e voi che rimanevate soli senza mamma.
È un gioco mio e allo stesso tempo comune che abbiamo deciso. Vedo che gli asciuga le lacrime ai bambini. Messaggio a Katia. Grazie per avermi chiamato, per avermi fatto vedere questo serpente. Grazie per la Vic. Ok. Domino di chiamata a tutti quelli come lei mancati di Cinivac. Tale aureo aperto ne apriamo il diametro a 1 miliardo rispetto al diametro iniziale. 1 miliardo tanto. Anche dei bambini vengono. È veramente vasto e molteplice, il pubblico che interviene. Anziani, bambini. Vedo tante donne, tra l'altro. Alcuni vengono con un cartello con su scritto gli insospettabili. Perché? Come se fosse molto difficile ricondurre al Cinivac la loro morte. Insospettabili. Li salutiamo tutti. Dimmi solo il numero finale comprensivo della cugina. Che hanno voluto adesso accogliere questa chiamata 3100. No, aspetta, non riesco a capire se è 3117 o 31017. 31. Sì, 31017. Li salutiamo tutti. Ma Sì. anche loro mi fanno il domino, vedo come cadono uno dopo Mhm. l'altro. Sì. Ok. Ok. Come ultimo punto, ma rispondiamo a questa domanda di Katia andando direttamente al cluster e all'avatar. Lei chiede come aumentare la potenza della sua anima. Iniziamo pulendola. Quindi torniamo al cluster. Lei sa già fare un ad eternum, giusto? Sì. Ok. Lei va al cluster, toglie tutto, come vedi quel poco che dovrebbe esserci. Mi è rimasto il monitor, non l'avatar. C'è solo il monitor. Mhm. Via tutto ad eternum qua. Sai che vedo che lei utilizza l'acqua per creare gli ad eternum. Vedo che è un Mm. buon elemento per lei l'acqua, visto che me lo proponeva già dall'inizio. Come creare un vortice partendo dall'acqua corrente, l'acqua che scorre, Mm. e crea questo vortice di energia che è il suo ad eternum. Ok, ma lei ha tolto i contratti del cluster e adesso è già all'avatar? Ho capito bene? Sì, 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 esatto. Ok. Doppio ad eternum sia all'avatar che al cluster. Sì. Ok. Nuova frequenza, Monica. Di Katia. 859 miliardi. Nuova consapevolezza. Aspetta,
249%. Livello percentuale di anima PS. 49%. Perfetto. Vite precedenti erano 1500. 1192. E percentuale di cervello utilizzata. Quasi 11. Ottimo. Capacità medianiche, messaggio finale e modalità da utilizzare per aumentare la potenza della sua anima. Allora, mi fa vedere di nuovo questo discorso qui dell'acqua. Mi fa vedere come lei a contatto con l'acqua che viva, l'acqua deve essere viva, che scorre, che è la cascata, che è il ruscello, vedo un mare anche un po' impetuoso, diciamo, un po' mosso. È come se entrasse in connessione con lei e le alzasse proprio le frequenze. Questo aumento delle frequenze le consente proprio di vedere e di comprendere maggiormente tutto quanto. Mm-hmm. Poi mi fa vedere anche lei stessa che coltiva parte di ciò di cui si nutre. Anche fosse solo su un balcone, va bene. Dei germogli? Può essere? Sì, va bene anche solo il basilico, purché ci sia la sua energia dall'inizio alla fine. La sua energia nel travasare la piantina, nel curarla tutti i giorni, nello staccare le foglie. Anche questa è una pratica importante per lei. Quindi mi fa vedere ripetutamente queste immersioni del suo corpo dentro l'acqua. Fa vedere dei cani, gli animali. Perché? Le accrescono questo senso quasi di dolcezza materna che lei non ha messo in pratica, no, in questa sua vita, ma che ha forte dentro di sé. E quindi è un modo per portarlo fuori. Ok, quella cosa che hai visto sulla maternità, cos'è? Un po' l'abbiamo chiamata quando abbiamo visto la vita precedente lì in Inghilterra che aveva tanti figli. Lei amava veramente tanto tanto i figli. Un po' vedo come se lei sentisse anche di voler stare vicino a questi bambini, figli della cugina, come anche questa sua maternità è come se fosse stata un po', avesse iniziato a sbocciare e poi dopo questo bocciolo che ancora non era sbocciato si è seccato. C'è qualcosa che è rimasto di incompiuto. E a lei va bene che sia così, però comunque questo sentimento che lei in qualche modo ha, che io vedo che c'è molto tendenza alla dolcezza, alla protezione, alla essere chioccia, che lo potrebbe applicare appunto su tipo i bambini della cugina, piuttosto che appunto su delle creature che possono essere animali domestici così. Perché ha bisogno di portarlo fuori lei questo? Va bene, messaggio finale di lei a se stessa. Guardandoti allo specchio ti puoi davvero apprezzare ben oltre la tua immagine,
per tutto il lavoro che hai fatto, che stai facendo su di te. La tua bellezza esteriore la vedrai moltiplicare, perché irradierà da dentro a fuori. E infatti vedo delle persone che si girano a guardarla, non avendola visto esteticamente. E quando si girano è come se riuscissero davvero a carpire che oltre a quella bellezza fisica c'è proprio una bellezza d'anima, c'è un'anima che si sta evolvendo. Vedo che è solo un istante, negli occhi della gente che passa questa consapevolezza, ma c'è. Mm. Questo è il messaggio. Mm. Va bene. Lei come la vedi? Col vento tra i La capelli. cascata c'è ancora? Mm. Sì, sì, c'è ancora. A lei piace questo, le piace l'acqua. La tigre, la fede nuziale, l'entità mentale corpus, gli impianti, il progetto che se non sbaglio era piedi in testa, può essere? Sì, era il progetto quello. Tutto questo c'è ancora? Mm? No, 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 lei adesso è completamente rinfrescata, mi fa vedere, pulita, rinfrescata. Ok. PS è sempre Caprice e PE è sempre Taurus. Mi fa vedere una bilancia con due piattini, i due piattini sono la PS e la PE e vedo che si bilanciano, quindi sono allo stesso livello. Mhm. E mi fa vedere però un'immagine dove sono parti di una rosa. Mi fa vedere petalo gambo, gambo la PE e petalo la PS. Beh, più in sintonia di così non si può. Mm. Ottimo. Immagine finale? Klaus come sta? Quattro zampe come l'avevamo lasciato. Ah, ha quattro zampe con il suo suppostone Sì, sì, sferico. sì. Lei come sta? Lei come la È vedi? un vile poi, lui, è un gran vile. Lei come la vedi? E lei ride vedendo questa scena. Ride proprio a crepapelle, si mette la mano sulla pancia. Va bene. Va bene, abbiamo finito.